Ti mostrerò ora come organizzare il frigorifero in modo efficiente senza dover acquistare nulla di nuovo, ma semplicemente utilizzando delle cose che abbiamo già a casa o che magari avremo buttato nella spazzatura. Inizio con i miei contenitori preferiti, che sono quelli fatti con le buste di carta. Basta semplicemente prendere una busta della spesa e piegarla verso l'interno in base all'altezza che vogliamo utilizzare. Sono molto resistenti e versatili, possono contenere tante verdure all'interno e occupare tutto lo spazio all'interno del frigorifero. E in base all'utilizzo che ne voglio fare, posso utilizzare delle buste più o meno grandi. Ti mostro come ho organizzato il cassetto interno delle verdure. Se tagli un cartone del latte può diventare un comodissimo contenitore o vassoio estraibile per il frigorifero. Ne ho fatto 2 in modo da poter essere uniti. In questo caso li sto utilizzando per contenere i cartoni della spremuta, ma li puoi usare per qualsiasi altra cosa, in particolare per i vasetti sott'olio o della marmellata, in modo da non sporcare il ripiano del frigorifero, che sappiamo essere una grande rottura da pulire. E se li chiudi lateralmente con delle clip, come ti mostro nel video, li puoi anche aprire e chiudere a seconda della lunghezza necessaria. Se hai dei bicchieri di carta, li potrei utilizzare come contenitori portaoggetti per la porta del frigorifero. Hanno la misura giusta e possono contenere piccoli alimenti e tenerli in ordine e in modo pulito. Anche le clip possono essere utilizzate nello sportello del frigorifero perché si adattano perfettamente e sono utili per inserire i tubetti e averli a portata di mano e soprattutto di vista. Eviteremo anche di occupare ulteriore spazio. Uno dei problemi della porta del frigorifero quando mettiamo degli oggetti grandi è quello del loro rovesciamento quando apriamo. Per evitare questo basterà semplicemente tagliare un pezzo di cartone e infilarlo, come faccio vedere nel video, in modo verticale. Ora sono a prova di ribaltamento. Quante volte buttiamo le cose perché ci dimentichiamo di averle in frigorifero? Perché? Perché non le vediamo. Per evitare questo basta mettere ad altezza occhi, subito davanti, appena apriamo il frigorifero, un contenitore con un post-it colorato con la scritta "Mangiami subito". Qui metteremo tutti gli alimenti che devono essere consumati in fretta. Io ho preferito utilizzare questo contenitore trasparente che avevo già, ma puoi usare anche una scatola, un cestino, qualsiasi cosa, addirittura anche una teglia da forno che non usi spesso. Puoi creare dello spazio in più all'interno del frigorifero utilizzando delle aste per tenda. Io avevo acquistato queste 2 piccole aste per delle tende che non ho mai messo e adesso so come utilizzarle. Le infili tra 2 ripiani alti che hanno una certa distanza tra di loro e crei un ulteriore ripiano. È comodo quando devo conservare delle confezioni abbastanza grandi senza dover occupare ulteriore spazio. Se hai una bottiglia di plastica, tagliala, la puoi utilizzare per contenere le tue erbe aromatiche, in questo caso il basilico, che ho già da 10 giorni ed è ancora fresco. Lo copro con una bustina di plastica e lo metto nello sportello, così occuperà poco spazio e sarà visibile e facilmente accessibile, ma soprattutto si conserva a lungo. Per il prezzemolo invece mi piace utilizzare i vasetti perché i mazzi di prezzemolo di solito sono abbastanza piccoli. Metto dell'acqua alla base, li chiudo con il coperchio, li metto in frigorifero e si conservano fino a 2 settimane. Se fai colazione a casa, ti consiglio di utilizzare un contenitore dove mettere tutte le cose che ti serviranno. In questo modo eviterai di tenere il frigorifero aperto a lungo prendendo tutte le cose sparse. In questo modo avrai tutte le cose ordinate in un unico posto che potrai prendere facilmente. Anche in questo caso potrai utilizzare qualsiasi contenitore che hai già a casa. Anche i portadocumenti possono essere molto utili per sfruttare tutto lo spazio all'interno del frigo in modo intelligente. Li usiamo capovolti e li sovrapponiamo. Così potremmo sfruttare tutta la zona dell'angolo anche in verticale.